Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Lorenzo Rossi, sono un micologo. Oggi voglio parlarvi di un fungo che cresce nel periodo di ottobre-novembre, quindi anche all'inizio dell'inverno, insomma. Allora vi racconto, è arrivato un mio amico e mi ha dato una busta di funghi e mi ha detto controllameli Lorenzo perché penso siano buoni. Innanzitutto così già non sono buoni. I funghi non vanno mai raccolti e conservati nelle buste di plastica. Bisogna usare sempre contenitori realizzati in fibra naturale, non solo per la dispersione sporale, ma anche per non alterare i caratteri organolettici dei funghi. Cosa sono questi funghi? Sono innanzitutto tutti della stessa specie e la specie in questione è questa qua, Clitocibe nebularis. Allora, questo fungo in passato veniva sia raccolto, mangiato e commercializzato perché era uno dei funghi, diciamo, più abbondanti che si trovavano in questo periodo. Però adesso non viene più mangiato né raccolto né commercializzato. Perché? Perché questo fungo è tossico. La Clitocibe nebularis è tossica, provoca sindromi gastrointestinali e neurologiche anche importanti, e anche i vapori di cottura, magari quando si prepara, questo odore forte provoca anche mal di testa. Come è fatto? La Clitocibe nebularis è un fungo semplice da riconoscere. Perché? Perché innanzitutto ha questi colori grigi predominanti sul cappello, sul piglio, e poi ha queste lamelle leggermente decorrenti, e il gambo ha anch'esso un colore grigiastro, bianco-grigiastro. La forma è cilindrica del gambo e ha una lieve ingrossatura che lo rende un gambo anche clavato. L'odore di questo fungo è caratteristico proprio. A me ricorda l'autunno, perché comunque quando andavo a funghi, quando ero piccolo, trovavo queste Clitocibe nebularis e odoravo questo odore che secondo me è buono, ma viene definito odore complesso, sgradevole, di sudore, oppure proprio odore di clitocibe, perché questo fungo ha il suo odore. Possiamo dire che la Clitocibe nebularis conia proprio l'odore di clitocibe. È un fungo saprotrofo. Come riconosciamo se un fungo, a grandi linee, se un fungo è saprotrofo oppure no? Si riconosce anche dal materiale che porta dietro una volta strappato dal terreno. Vediamo che qua sulla parte basale ha tutte queste foglie, queste parti di substrato, e questo ci indirizza comunque su un fungo saprofita. Non bisogna confonderlo con il cimballo, per esempio, la Clitocibe geotropa, adesso Infundibulicibe geotropa, che quella è molto buona, colorazioni diverse, ma non ce lo confondiamo. Anche l'odore è molto più fruttato, molto più buono, e cresce poco prima dell'inverno. La Clitocibe nebularis cresce sia su habitat di latifoglia che di aghifoglia. Ha la particolarità di crescere in grande numero, e quando questo fungo marcisce viene attaccato da un fungo molto bello che si chiama Volvariella surrecta. È un fungo che ha una volva, appunto il nome del genere, è completamente bianco e è un funghetto piccolo così che cresce sopra. Questa era solo una curiosità. A volte quando dico, magari ai corsi, dico che la Clitocibe nebularis è tossica, parecchia gente, magari quelli un po' più anziani, mi dicono: ma sei impazzito, ma te non ci capisci niente di funghi, perché la Clitocibe nebularis, loro la chiamano nebbiolo, nebbione, tanti nomi, è buonissima, noi l'abbiamo mangiata sempre, non ci ha fatto mai niente. Siete stati fortunati, perché la tossicità di Clitocibe nebularis viene definita una tossicità di accumulo
Quindi più ne mangiamo e più comunque inneschiamo questo meccanismo di tossicità. Quindi sono stati fortunati in un certo senso. Poi dopo c'è chi si è sentito male e ha detto che no, mangiate troppi e via dicendo. Un signore una volta viene da me e mi dice sì, ha fatto in effetti sono funghi tossici, perché una volta dopo aver mangiato questo fungo mi sono addormentato, però è stato un sogno strano, un sogno abbastanza inquietante, con un mal di testa continuo. Quindi vedete che comunque ci sono stati dei casi, io ne ho visto sia questo che altri. La Critoci pendularis è tossica, non mangiamola più. Bene, anche per oggi è tutto, abbiamo parlato di Critoci pendularis, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, ciao a tutti!